Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Questo è un pre-tutorial, diciamo così, un'introduzione che voglio fare a questo tutorial e che comunque vorrei che teneste come regola generale per tutti tutti i miei tutorial che guardate. Allora, la maggior parte dei lavori che io faccio li faccio senza prova preventiva, quindi li faccio insieme a voi. Il mio consiglio in questo caso è quello di guardare fino in fondo il tutorial, perché potrei fare delle modifiche in corso d'opera, per cui non mi sembra il caso di cancellare e rifare il tutorial, sia per una questione di tempo sia per una questione poi di montaggio, di opportunità e così. Per cui quello che vi consiglio prima di accingervi a fare uno dei miei lavori è quello di guardare il tutorial fino in fondo e poi fare il lavoro. Chiaramente alcune cose possono rimanere con degli interrogativi, per cui io sono qua e molto volentieri vi aiuto. Se voi mi fate delle domande, delle richieste anche di approfondimento con un video specifico, io lo faccio molto volentieri. In questo tutorial, come sapete, andremo a fare questo top che si ispira a un modello di uno stilista molto famoso che ha messo in commercio per quest'estate e che noi realizzeremo con le nostre mani e con una manciata di ore e un costo bassissimo, e che possiamo sfoggiare per la nostra estate. Io adesso vi lascio direttamente al tutorial e vi ringrazio di esservi iscritti al canale e comunque di guardare i miei video. Vi ringrazio tantissimo, buon lavoro. Benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Per questo progetto avremo bisogno di avanzi di filato di altre lavorazioni. Io in realtà questo è un gomitolo intero, però diciamo che gli altri sono filati che mi sono avanzati da altre lavorazioni. Questo è un cotone Catania, un 100% cotone che ha 125 metri in 50 grammi. Si lavora con un uncinetto dal 2,5 al 3,5. Io però lo lavorerò con il 4 perché voglio una lavorazione un po' più morbida e tra l'altro perché ho la mano abbastanza stretta. Quindi iniziamo senza indugio a fare il nostro progetto, che è un top che ricorda quello di un noto stilista famoso, diciamo il nome, Gucci. Però siccome aveva un costo che oggettivamente era un po' spropositato per le mie finanze, ho deciso di provare a farmelo da sola, ovviamente facendo delle variazioni sul tema del colore, perché così lo adatto al mio abbigliamento. Allora, partiamo, dopo aver sciolto il nodino, partiamo con il nostro progetto. Io avvierò 31 catenelle. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Poi facciamo 2 catenelle per fare il primo punto alto e ancora una catenella per fare la catenella di separazione, perché noi partiamo dalla quinta catenella. Nella quinta catenella facciamo un punto alto e quindi abbiamo le 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto più una catenella di separazione, e proseguiamo così facendo una maglia alta saltando una catenella di base. Lo facciamo per tutto il giro così. Alla fine dovremo avere 15 spazi di una maglia alta e una catenella, saltando sempre una catenella di base. Proseguiamo fino alla fine. Il primo giro è quello un po' più lento, poi proseguiremo molto più speditamente. Vedrete che questo top si fa veramente in una manciata di ore, pochissime ore davvero.
perché è semplicissimo, ha due parti, una che è fatta proprio soltanto con questi spazi. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e 15. Uno è fatto solo di questi spazi, quindi diciamo sostanzialmente è una maglia alta e catenelle, e l'altra invece sono dei piccoli ventaglietti che però sono semplicissimi da fare. Allora facciamo 3 catenelle e giriamo il lavoro, entriamo nel primo spazio e facciamo una maglia alta, poi facciamo una catenella e ci spostiamo nello spazio successivo e facciamo questo fino ad arrivare al centro della nostra riga. Quindi una maglia alta e una catenella e ci spostiamo nello spazio successivo, quindi dobbiamo alternare i punti alti. Allora ne abbiamo fatti 1 2 3 4 5 6 e 7. Nell'ottavo allora facciamo una catenella, entriamo nell'ottavo e facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, quindi in questo spazio noi andremo a lavorare sempre l'aumento. Poi andiamo all'altro spazio, noi facciamo sempre una maglia alta e una catenella, una maglia alta e una catenella, una maglia alta e una catenella, fino ad arrivare alla fine del giro, dove ci ritroveremo nella stessa situazione in cui ci siamo trovati all'inizio. Quindi avremo una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta e ancora un'altra maglia alta, così come avevamo all'inizio, avevamo 2 maglie alte di seguito. Invece nel giro successivo facciamo 1 2 3 e 4 catenelle, giriamo il lavoro e saltiamo il primo punto alto e andiamo allo spazio successivo. Scusate, non mi raccapezzavo con la maglia alta. Allora, e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nel giro precedente. Allora andiamo avanti così, avanti, ancora avanti, fino ad arrivare all'aumento. Sempre catenella di separazione, nell'aumento andiamo a lavorare un altro aumento e poi proseguiamo fino alla fine del giro. Adesso vi faccio vedere un altro giro. Io poi ho alternato le righe, ho fatto 6 righe di un colore, poi 4 righe di un altro, poi 4 righe di un altro ancora, le ho alternate un po' in maniera fantasiosa. Poi vi dico qual è il totale delle righe che bisogna fare di questa lavorazione prima di passare poi alla successiva. Quindi siamo arrivati alla fine del giro e facciamo una catenella, una maglia alta sull'ultimo punto e abbiamo questa situazione qua, vedete? Abbiamo questa situazione e quindi quando ricominciamo il giro ricominceremo con le 3 catenelle e la maglia alta nello spazio immediatamente successivo, quindi avrò queste 2 maglie alte vicine. Proseguirò per tutto il giro adesso arriviamo all'aumento e poi proseguiamo autonomamente. Direi che questa parte qua possiamo farla da sola. Appunto io adesso vi dico, ho fatto allora 6 giri di un colore, poi 4 giri di un altro colore, poi 4 giri di un altro colore e 4 giri di un altro colore, quindi 6 più 4 più 4 più 4 che fanno 6 12 18 giri. Ecco qua, arriviamo all'aumento, dopodiché proseguo autonomamente. Ci vediamo quando avrò finito questa parte traforata. Ho terminato la parte dei punti traforati, vedete?
quindi ho fatto 6 righe di bianco, 4 righe di rosa, 4 righe ancora di bianco, 4 righe di marrone. Ho ricominciato col bianco facendo una riga regolare. Adesso partiamo con la parte di raccordo. Come facciamo? Facciamo 1, 2 e 3 catenelle. Saltiamo il primo spazio, nel secondo facciamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Poi saltiamo ancora l'altro spazio e nel successivo facciamo un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Saltiamo e facciamo un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Saltiamo e facciamo il nostro punto V all'interno dello spazio. Saltiamo e facciamo ancora il nostro punto V all'interno dello spazio. Saltiamo, e ci ritroviamo sotto l'aumento. Sotto l'aumento facciamo regolarmente il nostro punto V, poi andiamo sull'aumento e facciamo ancora un punto V, torniamo nello spazio successivo, quindi senza saltare nessuno spazio stavolta, e facciamo un altro punto V. Poi per arrivare alla fine facciamo esattamente quello che abbiamo fatto all'inizio. Quindi saltiamo uno spazio, punto V nello spazio successivo, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Così come abbiamo fatto all'inizio, saltiamo l'ultimo spazio e nella catenella andiamo a fare il punto alto. Adesso ricominciamo 1, 2 e 3. Nel primo spazio facciamo una e 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nella V successiva facciamo una maglia alta, poi nello spazio successivo, nello spazio ancora successivo facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, poi nello spazio ancora successivo facciamo una maglia alta e quindi alterniamo le 2 maglie alte con 2 catenelle e 2 maglie alte con una maglia alta. Andiamo avanti e facciamo ancora 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, poi prendiamo l'altro e facciamo una maglia alta, poi prendiamo l'altro e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nello spazio successivo facciamo una maglia alta e nell'aumento facciamo ancora 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. E questo è il risultato, vedete? Questo è il risultato dei giri di raccordo che abbiamo. Poi lavoreremo sempre con questo motivo con una piccola variante, adesso poi lo vediamo. Allora, qui io faccio il punto alto, vedete, quindi ricomincio col punto alto e poi fino alla fine farò 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, una maglia alta e poi 2 maglie alte,
2 catenelle e 2 maglie alte, una maglia alta e poi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Siamo quasi alla fine, quindi vale la pena che magari lo vediamo tutto insieme. E all'ultimo siamo arrivati a fare come abbiamo fatto all'inizio, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quando se voleste farlo più grande, perché questo risulta una S, ovviamente quando fate il conteggio dei punti dovete tenere presente che bisogna fare dei multipli di questo. Io adesso ho calcolato, ma devo provare, ho calcolato che dovrei aggiungere per farlo, diciamo, una L, dovrei aggiungere 16 punti, quindi 16 punti in più, che verrebbero 8 da una parte e 8 dall'altra, e mi consentirebbero comunque di mantenere questa alternanza, quindi dovrebbe essere così. Comunque fate delle prove, eventualmente poi più avanti vi dirò magari nei commenti oppure nella pagina di Facebook, vi dirò qual è l'esito della mia prova. Allora, ho finito questo giro, io adesso faccio il cambio colore, però aspettatemi un attimo perché non ho qui le forbici. Ecco, ho staccato il filo, adesso ricomincio con il rosa, giro il lavoro e ricomincio dalla stessa parte dove ho finito. Faccio il mio solito cappietto e sulla maglia finale faccio una maglia bassa e 2 catenelle. Non vi preoccupate dei fili perché poi saranno coperti dal bordo. A questo punto cosa faccio? Entro nella mia V cicciotta, quella che io chiamo la V cicciotta, e faccio 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Poi vedete che c'è questo punto alto io devo prenderlo in rilievo, quindi passo dietro con l'uncinetto, mi sposto sul davanti, prendo il filo sull'uncinetto, tiro fuori la solina, tiro fuori 2 soline, tiro fuori l'altra solina e mi viene il punto alto in rilievo. Rifacciamo una V all'interno della V del giro sottostante, 2 e 3, e sempre il punto alto, filo sull'uncinetto, adesso vediamo, ve lo faccio vedere bene, filo sull'uncinetto, abbraccio da dietro il punto alto, passo con il filo sull'uncinetto e sfilo l'asola, filo sull'uncinetto, sfilo 2 asole, filo sull'uncinetto e sfilo l'ultima asola, e così ho il mio punto alto in rilievo. Adesso devo proseguire a fare questi ventaglietti per questo giro e altri 2 giri con questo colore, poi cambierò colore e devo ripetere questa sequenza altre 3 volte per un totale di 12 giri di ventaglietti. Quindi vediamo ancora punto alto in rilievo. Sostanzialmente l'alternanza è un punto alto in rilievo e un ventaglietto di 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello spazio del ventaglietto sottostante. Devo proseguire così per tutti i giri e poi alla fine faremo il bordo. Allora, questo è, vi faccio vedere quello che ho già fatto, questo è il risultato, quindi vi dicevo l'alternanza dei colori. Io ho fatto 3 turchesi, 3 marroni, 3 turchesi e 3 marroni per un totale di 12 giri di ventaglietti. Quindi ci vediamo alla fine del 12° giro di ventaglietti. Sono andata un po' avanti con il lavoro, però mi sono resa conto che mi sono dimenticata di dire una cosa. Allora, quando noi lavoriamo questo punto rilievo, ovviamente dobbiamo fare in modo che venga tutto dallo stesso verso, quindi da una parte lo lavoriamo come vi ho fatto vedere, prendendolo dal davanti, passando per il dietro. Quando facciamo i giri di ritorno invece dobbiamo passare l'uncinetto davanti, prendere il filo e fare il nostro punto.
Quindi quello di andata l'abbiamo visto, quello di ritorno è questo. Adesso ne facciamo un altro insieme così lo vedete. Anzi no, un'altra cosa che vi volevo dire. Se per farlo venire più dritto, perché io ho visto che comunque un pochino si arriccia se facciamo il punto rilievo, diciamo che si accorcia un pochino il punto se preso il rilievo, io ho provato a fare il punto allungato ed è la stessa cosa che suggerisco a voi, guardate come si fa. Quindi passo dietro il punto, in questo caso passo dietro il punto, prendo il filo sull'uncinetto, poi sfilo un'asola anziché due, filo sull'uncinetto ancora, sfilo altre due asole, filo sull'uncinetto, sfilo altre due asole. Lo rifacciamo insieme, quindi facciamo il ventaglietto. Quindi nelle righe ricordatevi di alternare il punto rilievo preso dal davanti e il punto rilievo preso dal dietro. Allora, rifacciamo. Puntiamo l'uncinetto, lo facciamo passare sul davanti del punto, prendiamo il filo sull'uncinetto e prendiamo la solina. Filo sull'uncinetto, sfiliamo un'asola, filo sull'uncinetto, sfiliamo due asole, filo sull'uncinetto, sfiliamo le ultime due asole. Facciamone ancora uno, 2 e 3, 2, 1, 2 e 3. Andiamo a rifare il nostro punto rilievo preso, quindi diciamo il rilievo dietro, passiamo l'uncinetto sul davanti del punto, lo tiriamo fuori, filo sull'uncinetto, sfiliamo la solina, filo sull'uncinetto, sfiliamo un'asola, filo sull'uncinetto, sfiliamo due soline, filo sull'uncinetto e sfiliamo l'ultima asola. Poi rifacciamo ancora uno, così lo vediamo per bene e dopodiché io finisco i miei giri e poi inizieremo con la parte della bordura. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, mancano soltanto la bordura che ci aiuta anche a nascondere i fili e il cordino per legarlo al collo e i cordini per legarlo. Quindi passo il filo sul davanti del punto, prendo il filo sull'uncinetto, sfilo l'asola, filo sull'uncinetto, sfilo una solina, filo sull'uncinetto, sfilo due asole, filo sull'uncinetto, sfilo le ultime due asole. Ci vediamo alla fine. Allora, io ho finito tutta la parte dei ventaglietti e adesso quello che faccio è fare tutto il bordo. Allora, nella parte dei taglietti, come vedete, il punto e rilievo dà una certa tridimensionalità al lavoro e secondo me è molto bello, quindi la profondità e tridimensionalità è molto bello. L'alternanza dei colori secondo me è anche molto bella. Quello che facciamo adesso è prendere il lavoro, metterlo sul rovescio, fare il nostro solito cappietto, agganciarci alla catenella e iniziare a fare il nostro bordino di ventaglietti. Allora, infiliamo l'uncinetto, facciamo un punto basso, dopodiché nel primo spazio che troviamo facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Nello spazio successivo facciamo una maglia bassa, poi facciamo ancora nello spazio successivo, vedete che ci sono degli spazi pieni e degli spazi vuoti. Negli spazi pieni non facciamo niente, negli spazi vuoti alterniamo 5 maglie alte o una catenella. Io nel frattempo, come vedete, sto prendendo dentro anche i fili di lavorazione in modo che vengano nascosti e poi l'eccedenza si taglia. Quindi il successivo ci tocca fare il punto basso, nel successivo ci facciamo una, aspettate che prendiamo dentro i fili, ecco qua, una, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, poi facciamo una maglia bassa, poi facciamo ancora nel successivo, prendiamo dentro sempre i fili di lavorazione così e facciamo una, 2, 3, 4 e 1, 5. E così abbiamo fatto l'altro ventaglietto. Nello spazio successivo facciamo un punto basso e questa è l'alternanza che viene, vedete? Allora, andiamo avanti. Nel successivo facciamo
i 5 punti alti, uno, 2, 3, 4 e un 5, come viene da questa parte viene bene. Poi qua alterniamo ancora, qua questi li togliamo, poi li tagliamo via. Uno, qua non facciamo nulla perché è il primo, lo saltiamo, quindi facciamo uno sì e uno no. 4 e 5, saltiamo questo, andiamo al successivo e facciamo, io qua li farei tutti così. Come vi dicevo, alcune cose le provo direttamente con voi. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi nel successivo qua facciamo un punto basso, poi qua facciamo 1, 2, 3, 4 e 5, punto basso, 1, 2, 3, 4 e 5 e punto basso. Poi ancora qua abbiamo il punto basso non l'ho chiuso e chiudiamo questo punto basso. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi abbiamo un punto basso qua e poi abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Facciamo un punto basso nel primo punto qui in modo da fare l'angolo e dopodiché ricominciamo qua e facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 e sulla maglia alta andremo a fare un punto basso. Poi ricominciamo e nello spazio delle 2 catenelle facciamo 1, 2, 3, 4 e 5. Poi sulla maglia alta facciamo una maglia bassa e così proseguiamo fino ad arrivare dall'altra parte. Ci vediamo alla fine del giro. E siamo a uno degli ultimi passaggi. Io qua ho già iniziato il lavoro, però semplicemente quando dovete iniziarlo prendete il lavoro, lo girate, e fate una catenella e poi fate un punto basso, anzi facciamolo insieme. Io volevo vedere il risultato, però vale la pena che lo vediamo insieme così non ci sono motivi di confusione. Allora, io ho finito il lavoro, faccio una catenella, poi no scusate, allora ho finito il lavoro, ho fatto la catenella, vedete, dopodiché l'ho girato, entro nel primo punto alto e faccio un punto basso, poi dopodiché faccio 1, 2 e 3 catenelle, entro nella prima e faccio una maglia bassissima. Dopodiché entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa, poi entro ancora nel punto successivo, faccio una maglia bassa, 1, 2 e 3 catenelle e una maglia bassissima, chiudo le 3 catenelle, questo si chiama pippiolino, quindi faccio un pippiolino, vado avanti, faccio una maglia bassa, nella quinta maglia alta faccio una maglia bassa, 1, 2 e 3 catenelle, entro nella prima e faccio il mio punto bassissimo, cioè il pippiolino, e vado avanti.
quindi questa è la maglia bassa di separazione, ma entro ancora nella prima maglia alta del secondo ventaglietto e nella prima maglia alta faccio un punto basso, 1, 2 e 3. Sostanzialmente nella prima, nella terza e nella quinta maglia alta dei ventaglietti devo fare un picciolino e poi proseguire tutto con i punti bassi, quindi saltare una maglia, nella successiva punto basso, picciolino e punto basso nella maglia successiva. Ecco qua. E questo è il risultato, vedete? Qua già siamo sul dritto del lavoro, quindi vedete già il risultato definitivo. Questo è il lavoro così come viene. Allora, questa cosa va fatta per tutto il giro, naturalmente. Io vi farò vedere magari un altro punto, quindi qua ho già fatto il picciolino. No, qui non ho già fatto il picciolino, qua devo fare il picciolino, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, poi faccio ancora una maglia bassissima, chiudo il mio picciolino, vado nel punto successivo che è il punto basso, entro dentro e non faccio niente. Nella prima maglia del prossimo ventaglio entro con un punto basso, 1, 2 e 3, picciolino. Nella seconda non faccio nulla, nella terza entro con un punto basso, 1, 2 e 3, picciolino, poi quarta solo punto basso, quinta picciolino, 1, 2 e 3 e a questo punto proseguo per tutto il giro e ci vediamo alla fine. Mancano davvero pochi passaggi e ci siamo. A dopo. Ho finito tutto il bordino a picciolini, adesso non mi rimane che fare il girocollo a cui poi andrò ad attaccare i cordini per legarlo. Allora, prendo il mio filo marrone, punto l'uncinetto in uno dei punti iniziali, qua vedete che c'è uno spazietto, prendo dentro anche il filo bianco così lo lavoro nel frattempo, prendo anche il filo marrone e in ogni spazio, quindi faccio la prima maglia bassa nel primo punto, poi in ogni spazio vado a lavorare 2 catenelle, 2 maglie basse, scusate, maglie basse così, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Questi adesso li lasciamo in disparte perché poi li tagliamo, l'eccedenza la tagliamo, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, vedete? Fa tutto il bordino intorno, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 e poi per omogeneità, diciamo per specularità, mi infilo nell'ultimo punto, faccio un punto basso e chiudo il mio lavoro. Stacco il filo e a questo punto devo fare soltanto la catenella poi per agganciarlo al collo. Allora cosa faccio? Prendo il mio filo, ne metto un po' in doppio, quello che sto facendo in questo momento, ecco, l'ho messo in doppio e dalla parte dove c'è la solina lo faccio passare dentro il primo punto, così.
vedete? E poi lo lavoro come una catenella normale, ma con il filo messo in doppio per dare un po' di spessore. Decido quante catenelle fare per poi farle anche dall'altra parte. Io, se non ricordo male, di là ne avevo fatte 85, quindi dovrò contare 85 catenelle e poi farò 85 catenelle anche di qua. La stessa cosa dovrò fare per legarlo in vita. Allora, vedete che qua c'è l'ultimo ventaglietto, e prima dell'ultimo ventaglietto c'è questo spazietto qua. Il filo lo dovrò fare passare qua sul retro, quindi agganciare la catenella a questo spazio qua, farlo passare dal retro e fare la catenella sia da questa parte che da questa parte. Guardate, vi faccio vedere come. Quindi io ho agganciato il filo qua, vedete, e poi la catenella l'ho fatta qua dietro. E questa è la catenella che serve per agganciarlo, e la catenella che serve per agganciarlo al collo invece, come vedete, è qua non ho ancora nascosto tutti i fili, quindi la catenella la aggancio qua e poi aggancio l'altra qua. Sostanzialmente con questo passaggio il lavoro è terminato e possiamo tranquillamente indossarlo. Quindi io spero che il tutorial vi sia piaciuto, spero che troviate l'ispirazione per fare un capo per la vostra estate, un capo che si ispira naturalmente a un grossissimo stilista, un famosissimo stilista, ma che naturalmente, facendolo con le nostre mani, aggiunge un tocco personale, anche un tocco unico alla lavorazione, nonostante, diciamo, il modello sia di chiara ispirazione di un noto stilista. Vi ringrazio per avermi seguita, spero che il lavoro vi sia piaciuto, che sia stato chiaro. Nel caso in cui non dovesse esserci qualcosa di chiaro, potete lasciare un messaggio qui su YouTube, oppure contattarmi sulla pagina Facebook Il Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto, oppure sul gruppo che si chiama I Tesori nel Cestino Maglia Uncinetto. Vi ringrazio ancora e vi auguro buon lavoro.